Ciao a tutti, oggi facciamo marmellata di ciliegie. Quando faccio la marmellata di ciliegie mi piace scegliere le ciliegie che non sono tanto mature. Così quando le inizierà a bollire la marmellata non si farà a piccoli pezzettini ma rimanerà più intera. Con un po' di pazienza ho tolto tutti i semi dalle ciliegie. Ho l'attrezzo che toglie i semi, ma non mi trovo bene, sarà perché il mio attrezzo non è molto valido. Ho preferito farlo così con la mano, con il coltello l'ho tagliato a metà e li ho tolti. Faccio questo, metto lo zucchero, vi lascerò tutto nella descrizione le dosi. Amalgo tutto bene e l'ho lasciato per circa un'ora e mezza che mi rilascia tutto questo succo. Li lasciamo tipo un po' riposare. Prima di metterli a bollire metto anche un po' di succo di limone. Di solito quando preparo le marmellate o le conserve in generale non li faccio tutti in un giorno, mi piace fare un po' alla volta, così non mi stressano, non mi stancano. Ad esempio oggi ho fatto 3 barattolini, poi vedrete più avanti, dopo un giorno mi sono stati regalati altri ciliegie e ne li ho fatti altri 7. Li mettiamo a bollire per circa un'ora, anche un'ora e mezza, dipende quanto voi lo volete che sia più densa o più liquida. Sono bravo con le cucchiaie. Insieme ma non è più divertente. No, Tolgo la schiuma che si crea sempre sopra le ciliegie, in questo modo le nostre ciliegie, la nostra marmellata rimane più bella, ha un colore più bello e molto più lucida. Quando sono quasi pronti mi porto avanti e preparo i barattoli. Li lavo con un po' di acqua e bicarbonato e li metto per sterilizzarli in forno a 180 gradi per circa 10 minuti. È un modo molto facile per sterilizzare i barattoli. Ecco, quando arrivano a questo punto metto anche a bollire i coperchi,
che così quando mettiamo la marmellata deve essere tutto bollente, molto caldo la marmellata, i barattoli e anche i coperchi, così creiamo un sottovuoto perfetto. Ecco, questo è già il secondo giorno, vi volevo fare vedere la densità della marmellata. Fatti conto, l'ho fatto bollire per circa un'ora e mezza. Vedete come le ciliegie sono rimaste comunque intere e hanno un bel colore e anche sono molto lucide. Questa è un'altra saletta. In un altro giorno il vicino di casa mi ha regalato 5 kg di ciliegie, erano appena raccolte. Questo è un altro tipo di ciliegia, leggermente più piccola degli altri, ma sono buoni anche questi. Fatti conto che con questi 5 kg di ciliegie mi sono usciti circa 7 barattoli. Sono buone le ciliegie? Sì? Mia mamma ti metti gli orecchini. Vuoi che ti faccio vedere? Sono così contenta e felice di questi piatti, mi sono arrivati da Westwing questi piatti, anche questa volta li ho presi colorati. Allora i miei sì, sono simili, più o meno stessi colori, solo che alcuna si è spaccata, alcuna è quando devo fare il tavolo, no? Per fare un bel servizio sul tavolo, non ho per tutti noi, per cui devo ogni volta aggiungere altri piatti di altri colori. E per questo motivo mi sono scelta un altro piatto. Vedete qua ho fatto il tavolo con video di Ikea, se non l'avete visto, ho fatto vedere come con questi piatti insomma possiamo apparecchiare un bel tavolo. Sono molto belli, sono estivi e non hanno un colore molto acceso che tipo ti stanca, che condizionano anche quando vogliamo apparecchiare un tavolo. È un pastello molto delicato, molto bello e possiamo veramente dopo aggiungere sul tavolo ecco, diversi, non so, tipo una candela o qualcosa che sta bene con tutto. Mi sono arrivati anche dei prodotti nuovi da Everdrop. Se non avete visto l'altro mio video dove li avevo presentati, io adesso sono l'ambasciatore di Everdrop e sono molto orgogliosa di esserlo. I prodotti di Everdrop in pastiglie e in polvere per le pulizie domestiche sono efficaci, sostenibili e con un design veramente unico. Vedo che non si fermano mai, fanno sempre delle nuove idee, hanno sempre delle buone proposte. Hanno fatto il brillantante, c'è anche questo flacone per i PC che è modificato, è molto più pratico questo, ma adesso pian piano vi spiegherò un po' di tutto. L'Everdrop ci sono praticamente queste pastiglie o polvere, basta metterlo in barattolo e creiamo il nostro detersivo. Compriamo il barattolo una volta e usiamolo per sempre, lo carichiamo per sempre. Poi ci sono questi barattoli che veramente sono di un designer molto bello e anche come elemento decorativo, così lasciarlo nel nostro bagno o nella nostra lavanderia. C'è sulla novità anche detersivo per i pavimenti.
e anche il sale per lavastoviglie. Il sale per lavastoviglie è il sale evaporato puro al 100%, proviene dalle Alpi austriache, senza agenti antiglomeranti o altri additivi sintetici. Si scioglie completamente e senza residui, è vegano, senza microplastiche e senza colorante. Mi piace condividere queste cose con voi, anche in questo modo il nostro sapere diventa ancora molto più ricco. Voi pensate che il brillantante Everdrop è il primo al mondo senza plastica monouso, adatto a tutte le lavastoviglie disponibili in commercio e dona una brillantezza senza aloni. Anche il detersivo per WC, basta mettere la bustina dentro con l'acqua, aspettiamo che si scioglie ed è pronto per l'uso. Adesso io aggiungo un po' di sale nella mia lavastoviglie, mi carico con i piatti, anche le pastiglie Everdrop per lavastoviglie sono sempre prive di plastiche, basta mettere una pastiglia dentro, aggiungo il brillantante e abbiamo tutto il kit che serve per la nostra lavastoviglie. E con il mio codice personale EricaHome10 risparmi 10% sui loro prodotti. Vi lascerò tutto nella descrizione del video. Ecco, si presentano così i loro flaconi, i loro barattoli, sono molto carini, vedete che non condiziona per niente la stanza, sono belli da vedere. Hanno addirittura anche inventato il detersivo per il pavimento. Formula efficace e naturale, adatto a tutti i tipi di pavimento, profumazione naturale e discreta di citronella, neroli e legno di sandalo. Basta mettere un po' di detersivo nell'acqua calda, lo facciamo sciogliere e la diamo al nostro pavimento. Non vi posso descrivere il profumo che c'è in casa. Hanno fatto anche le pastiglie per WC, basta mettere una pastiglia dentro, chiudiamo il WC e lo lasciamo che si pulisca da solo. Adesso preparo veloce la cena, metto a macinare un po' di petto di pollo, faccio delle polpette. Coliamo. Ah, bene, bene. Un casino, aspetta che le raccogli. Guarda. Buonissimo. Allora con le patate nuove ho fatto con un po' di burro, un po' di panna fresca ed è molto buona, sono molto dolci, buonissime. Qua invece ho fatto tipo le frittelle con la zucca e qua ho la marmellata, mi sono uscite con altri 7 barattoli di marmellata di ciliegia. Adesso noi ci mettiamo a mangiare. Buon appetito a tutti! Volevo condividere con voi un momento un po' così tenero e molto piacevole, soprattutto per chi ha bambini piccoli e vuole trascorrere una giornata particolare, divertente, magari con al caldo, all'aria pulita. Allora a Laziago c'è un villaggio di gnomi, si chiama. Praticamente ci sono dei percorsi dove il bambino lo fa con i genitori, c'è un bel po' da camminare e dopo il bambino man mano che va avanti su questo percorso scopre varie cose, ci sono delle piccole casette, insomma è molto bello, è molto divertente anche per un adulto. Il mio è corteccia e costruiscono con casette nido di diverse forme. Ma sono gli uomini tipo quelli là di uomini? Quelli là di umani? Oh mamma mia, hanno pregiato. Mi chiuso nascosti, vedi?
Mamma mia. Tatiana, perché? E cos'è? No, lui! Cosa hai fatto? Nonno Frank, nonno Frank, Finestra. chi c'è qua, chi c'è? Io, ma possiamo entrare? Siete troppo grandi, dovete trovare l'albero magico e diventare piccoli. Piccoli? Ma che cosa si permette? Hai visto cosa Cosa si fa a diventare piccoli? Devi andare sulla montagna alta a trovare l'albero magico. Oh, dobbiamo Allora andare. andiamo alla magia. E allora diventate piccoli se avete la magia. No, andiamo alla magia, oh! C'è l'albero magico sulla montagna alta. Ma il troll dov'è? Ti nasconde. Ma dov'è la montagna? Si è nascosto. Sulla lunga salita. Oddio, che bello. E dopo possiamo ritornare, si apre la porta. Sì, quando siete piccoli, piccoli. Buongiorno. Guarda, si è messo una caramella ancora qua. Ti ha dato una caramella? Ma dai. Anche la caramella con una caramella. Mamma mia, non so. Grazie. Mi saluta di ciao. Che c'è? C'è la pizza qua. Ah, vediamo. Che cosa stai facendo? No, che bello. Per piacere. Per piacere. Guarda che bello. Guarda qua. Guarda qua. Babbo Natale. Dai, Chi è? stanno in casa lì. Ti salutate la bambina. Grazie che siete rimasti con me fino alla fine. Sostieni il mio canale con un mi piace, con un commento, per me è molto importante per crescere. Adesso io vi saluto e noi ci vediamo presto. Ciao ciao! I look the other way. I don't see how it's